Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Entusiasmo. Altre trasmissioni. Ciao a tutti, giovedì 21 agosto, bentornati qui su il canale YouTube di Radio Rossonera. Una nuova puntata di Lunch Press. Vi vedo già polemici, così mi piacete, vi scaldiamo, ci scaldiamo, posto che non fa neanche tanto caldo per fortuna questa settimana a Milano. Saluto Morgan in cabina di regia, saluto Enrico Boiani in redazione, anche se fa l'offeso con me. Saluto Giacomo Mirandola che oggi ci fa compagnia. Ciao Jack. Ciao a tutti, bravi, mi piacete belli frizzantini, dimostratecelo anche con i like, con gli abbonamenti, con le donazioni, lo sapete che noi viviamo grazie a voi, quindi... Anche perché Jack ieri l'avrei vista, ma ieri insomma abbiamo fatto, Radio Rossonera ha fatto una bellissima esclusiva, una bellissima intervista insomma esclusiva, abbiamo avuto prima insomma l'avvocato Giuseppe La Scala a Lunch Press e poi dopo abbiamo avuto Marco Pacini, insomma il Pacio, rappresentante della Curva Sud Milano, e andatevi a riprendere anche la puntata. E ci criticavano che non ne parlate, fate finta di niente, invece... Perché a fare i parlacchioni si finisce così, ragazzi. Noi quando diciamo una cosa tendenzialmente dopo succede, quindi fidatevi di noi. Vi abbiamo mai deluso? Vi abbiamo mai delusi? No. Quindi fatelo, andatevelo a vedere, abbonatevi a 2,99. Abbiamo dato il tutorial, Morgan, prima dell'inizio della live. Adesso vi incolleremo anche il link per farlo. Insomma, se avete dei dubbi scriveteci, chiedeteci tutto quello che volete. Arriviamo anche ai titoli. Arriveremo anche ai titoli, ma ovviamente oggi... Titoli quelli che ha vinto l'Inter l'anno scorso. Sì, cioè zero. Scusate, perdona, toccava farlo, adesso torno quel bellissimo ciclo di 4 anni terminato con quella giornata incredibile, il 31 maggio del 2025. Veramente devo dire, bello, ancora bello, sorrido ancora quando ci penso e quando saluto i ragazzi del 5-0. Detto ciò, oggi puntata dedicata a Victor Boniface. Jack, la domanda che vi facciamo è proprio quella, cioè la domanda che vi facciamo è un Milan da scudetto? La mia risposta è no, quindi Morgan, la puntata può anche finire qua. Ciao a tutti, grazie. È stato un piacere, appuntamento alle 16 con Torri. No, partiamo da qui. Vai. Poi andiamo a vedere Boniface, cifre, formule, eccetera, eccetera. Secondo te con Boniface è un Milan da scudetto? Perché ti dico la mia subito, no. Allora, se non ci sono interventi in difesa, no. Andiamo con ordine. Boniface era... nella mia lista delle preferenze il secondo Victor nigeriano che avrei preso per il Milan. E il primo? Beh, dai. Il primo è andato in Turchia al Galatasaray, però nel senso no, adesso a parte gli scherzi, Boniface non è sicuramente quel nome alla Victor Gyökeres che ti scalda proprio i braccieri dell'anima. Ma però scordiamoceli, ma infatti per adesso. Però io dico, come abbiamo detto anche stamattina, obbligo di riscatto, andate a recuperarvelo se non lo avete visto. Secondo me è un giocatore più o meno in linea con quelli che erano i due nomi principali per l'attacco del Milan, quindi Højlund e Vlahovic. Io personalmente lo prediligo nettamente e ampiamente rispetto a quelle che erano state
palesate come i piani B, quindi Jackson, Embolo, Araujo, Daré, Un che erano livello diverso. tre nomi che non è che non mi scaldavano, mi raffreddavano proprio, cioè un po' come un frigorifero. Soprattutto in Bolo, secondo me. Anche Jackson a me Sì, no, sinceramente sì, vabbè, mi gelava il sangue. Ma Jackson- E fu così domani ufficiale. Sì. Jackson, tu AC Milani Ruigo. Meglio di Højlund e Vlahovic? Meglio no. Allora, sono Beh. tutte e tre scommesse per motivi diversi, ok? Vlahovic è una scommessa secondo me per tenuta mentale. Boniface è una scommessa, ne parleremo, per tenuta fisica. Højlund è una scommessa perché comunque di fatto è un giocatore Scommessa. la cui carriera vive ancora un po' di 6 mesi veramente eccellenti a Bergamo. E tutto lì. Quindi cioè, è una scommessa un po' come poteva esserlo, per intenderci, João Felix. Nel Sì. senso che João Felix vive tuttora di rendita, solo che per João Felix sono passati 10 anni, vive ancora di rendita Sì, di rendita un andata anno in veramente Arabia. buono in Portogallo. Quindi, al di fuori di tutto, andiamo però un po' al tema caldo. È un Milan da scudetto? No, però sicuramente un po' ci si avvicina, nel senso che so che ho già fatto questo discorso, però secondo me questa è una stagione e sarà una stagione estremamente particolare, perché è una stagione in cui nessuno, tolto forse il Napoli, dà delle garanzie. Il Napoli dà delle garanzie perché? Perché è la squadra campione in carica, perché ha un allenatore di primo ordine e perché ha fatto un mercato estremamente rilevante. Di alto livello. Però ha l'incognita delle coppe. Quindi come gestire... Cioè l'anno scorso sì, con 19 partite, perché anche in Coppa è uscita subito in Coppa Italia. Adesso con anche la Champions, con tra l'altro Lukaku che ha fatto, poverino, cioè sì. adesso mi spiace, ha fatto un disastro, perché si è fatto male in maniera estremamente rilevante. Quasi 6 mesi fuori. Vediamo. Però tutte le altre, l'Atalanta termina un ciclo eterno con Gasperini e prende Juric. È vero. Vende, no, e vende. E vende Reteghi e a Lukman che adesso deve cercare di ricucire il rapporto. Insomma, situazione difficile. L'Inter non vende molto, ma passa da Inzaghi a Chivu, che è uno che ha 6 partite di A. E non ha come- ancora come fatto un esperienza. mercato. Non ha ancora fatto il colpo. No, di fatto per me gli 11 titolari dell'Inter sono gli stessi dello scorso anno. Ha forse un pochino alzato il livello nelle riserve. La Roma a me personalmente piace, È con Gasp è un'incognita. interessante, Sì. però è una grande incognita. La Lazio, ok, ha ripreso Sarri, ma ha mercato bloccato, quindi non ha fatto sostanzialmente niente. La Fiorentina. La vabbè. La Juve, sappiamo, cioè la Juve comunque ha rivoluzionato tanto un ciclo che contava di iniziare già lo scorso anno, con Giuntoli, Thiago Motta. Ha dovuto già tornare sui suoi passi a metà anno con Thiago Motta e alla fine dell'anno ha deciso di cacciare anche Giuntoli. Quindi anche la Juve è un'estrema incognita. Quindi sarebbe un anno ottimo se si è lavorato bene e noi possiamo avere un'opinione, ma poi sarà il campo a parlare. Potrebbe veramente essere l'anno giusto per infilarsi, non tanto in quanto squadra nettamente più forte, perché il Milan non lo è, ma in quanto un anno di opportunità. Perché Bravo. tante squadre possono No, sbagliare. Esatto, su questo, perché vedo appunto che in chat già vi siete riscaldati di nuovo, è un punto di domanda. Noi chiediamo a voi se secondo voi è un Milan da scudetto. La nostra opinione è un po' questa, quella di Jack è così. Per me è più no a livello di rosa, perché il Milan non ha una rosa da scudetto. Lottare per lo scudetto può diventare un'opportunità per il Milan, appunto perché il Napoli ha le coppe, perché il Napoli ha appena perso Lukaku ed è Una perdita una importante. grande perdita. Bisogna vedere come Luca Esatto. entrerà. E perché ci sono tante incognite. Quindi no, il Milan non ha una rosa da scudetto, il Milan non è da scudetto neanche con Victor Boniface, però il Milan con 38 partite per me deve provarci, diversamente da quello che dichiara il Milan stesso. Però quello ci sta. Che il Milan vuole arrivare al quarto Fai un posto po' di e basta. pretattica, cioè... poi, sai, la Sì, dichiarazione... però il Milan non deve mai dichiarare, secondo me, bisogna arrivare al quarto posto. Sì, però insomma la dichiarazione puntiamo allo scudetto è una dichiarazione che gasa i tifosi a inizio anno, ma è la classica dichiarazione che quando cominci a, magari nelle prime 5 partite, una la perdi, una la pareggi, ti si ritorce contro in maniera estremamente rilevante, perché poi te la fanno pesare, capito? C'è E quella- anche cioè, il chi si tema- prende la responsabilità di fare un'affermazione del genere nel Milan? No, certo, c'è anche il tema tifo, perché C'è 38 anche il partite tema così, tifo. 19 partite così. Che ieri abbiamo affrontato diffusamente. Tra l'altro, ragazzi, recuperate le trasmissioni di ieri, se non le avete Esatto. viste. Cioè, sono imperdibili. 19 partite così è difficile, ragazzi. Vabbè, è vuol dire difficile. 38 trasferte. 38 su trasferte. 38.
È Cioè, difficile, è difficile. impegnativo. Quindi, archiviata la pratica, appunto, la domanda che continuerà per tutta la puntata, noi vi leggiamo. Provocazione. Sì, Esatto. perché tra l'altro se guardi in chat c'è chi dice sì, il Milan lotterà per lo scudetto e chi dice no, il Milan Allora, arriverà settimo. C'è chi ci minaccia di non salire sul carro se il Milan lotterà per lo scudetto e chi ci dice che siamo ubriachi. Quindi probabilmente è un misto fra queste due cose. Giusto. Beh, Carri e Carretti non mi interessa, io mi auguro che Milan lotti ogni anno per lo scudetto, perché è il Milan e perché ci stiamo dimenticando, secondo me, veramente che cos'è il Milan. Detto ciò, Victor Boniface, Jack, andiamo un po' nel dettaglio. Victor Boniface. Perché questa mattina, insomma, notizie di ieri, in realtà ieri pomeriggio Milan fa una sorta di trattativa lampo, però in realtà non è una vera e propria trattativa lampo, Jack, perché Milan chiese informazioni al Leverkusen anche a inizio mercato, ma Leverkusen spara alto, cioè Leverkusen, insomma, 40-50 milioni. Milan è stato probabilmente paziente e poi ha affondato il colpo. Come l'ha affondato? Devo dire in maniera notevole, e qui, insomma, me ne assumo la responsabilità, perché il Milan per Boniface si è vicini con il Leverkusen ad un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 24. Quindi un'operazione complessiva da una trentina di milioni, ma un'operazione complessiva che sarà definitiva eventualmente a giugno. Cioè il Milan cosa fa? Paga 5 milioni di fatto un attaccante che è un buon attaccante, perché ripeto, poi andiamo a vedere i numeri, ma è un buon attaccante, lo mette sullo stesso livello di Santiago Jimenez e lo paga 5 milioni. E si riserva la possibilità a fine anno di decidere se Boniface farà un'ottima stagione di riscattarlo per 24 milioni, la cifra più o meno di Samuele Ricci, per intenderci. Altrimenti, in caso contrario, Milan ha speso 5 milioni, ha avuto una punta in più per tutta la stagione e poi si decide. Per me è una grande operazione e lo dico senza grossi problemi. Sapete bene quanto siamo critici, quanto sono critico nei confronti di questa dirigenza, di questa proprietà. In questo caso, secondo me, Tare ha fatto veramente un buon lavoro. Cioè, l'operazione Boniface è un'ottima operazione a mio modo di vedere. Lo sarebbe stato magari anche aspettare Vlahovic, portarlo via a poco e vedere sullo stipendio cosa si riusciva a fare sull'ingaggio. Però Victor Boniface, secondo me, a quelle cifre è un ottimo colpo, Jack. Allora sì, perché prendiamo un esempio proprio super banale, ok? Arriva un giocatore o comunque si vocifera di un giocatore che magari non si conosce bene, si va su, vabbè, lo possiamo dire, tanto si va su Transfermarkt, si controlla, eccetera eccetera, e tendenzialmente il valore che è espresso sul portale non è mai quello su cui si tratta sempre su 5-10 milioni in più. Io vi dico solo che su Transfermarkt Boniface viene valutato 40 per un'operazione che il Milan invece potrebbe portare a casa complessivamente a 29, poi magari qualche bonus per arrivare a 31, 32, ma comunque è un prezzo molto più basso. Rappresenta un'incognita, ma inserendo il diritto e non l'obbligo di riscatto il Milan si cautela sulla componente scommessa di questa operazione, di questa trattativa. Prende un attaccante che peraltro a mio modo di vedere non è sicuramente, e diciamo che ai nastri di partenza non è né più forte né meno forte di Jimenez. Ma tu dovevi completare il reparto, però non è una Esatto, cosa quindi secondo me sbagliata. si trova un attaccante alternativo, che è un'ottima alternativa. Diverso per caratteristiche. Sì, però io mi baso anche sui suoi numeri, perché i numeri dello scorso anno di Boniface, adesso li andiamo a snocciolare, sono buoni se visti da un lato, negativi se visti dall'altro lato, ovvero gioca 27 partite in tutto, di cui molti spezzoni. Colleziona 2 assist, ma non è propriamente un rifinitore, e 11 gol in 1387 minuti. Ora, 11 gol non sono un numero esorbitante, ma in 1387 minuti 11 gol sono tanti in relazione a così pochi minuti. Questo è il dato estremamente positivo della sua stagione. Il dato un po' meno positivo rappresenta i minuti stessi, presi individualmente e singolarmente, ovvero 1387 minuti sono pochini. È un giocatore che ha sofferto di 2 infortuni estremamente gravi quando ancora giocava al Bodo Glimt, e parliamo di rottura del crociato, quindi il più grave, credo, infortunio che ci sia nel calcio. Poi ha vissuto un paio di stagioni, soprattutto all'Union Saint-Gilloise in Belgio, che è un po' dove è esploso. Sostanzialmente pulite, senza problemi. È andato al Bayer Leverkusen. In 2 anni ha saltato più o meno una 60 di giorni l'anno. 2 anni fa... Quindi 2 mesi l'anno. Sì, non poco. Sì.
diciamo 2 anni fa in un'unica soluzione, Sì. l'anno scorso invece a rate con tanti problemini fisici un po' più piccoli. Però fa ancora la partita, ti scrivono. allora, teniamo conto di 2 secondo me fattori importanti. Uno, il Milan giocherà solo il campionato, quindi se dovesse avere un problema muscolare, un affaticamento che lo tiene fuori un mese, salta 4 partite, non ne salta 8. Come magari invece, cioè capita che se un giocatore si fa male un mese a novembre, Sì. tendenzialmente con la Champions è capace che ne salta veramente 7 di partite, magari con anche l'ottavo di Coppa Italia, quelle cose lì. Così vuol dire che fuori un mese vuol dire salta 4 partite. Ok, magari se becchi tra l'altro un mese in cui non hai, o hai un solo, per dire, big match e hai partite un po' più, tra virgolette, alla portata, puoi serenamente cavartela. Punto Allora, 2. sì, vai. Poi ti concludo al volo. Non arriva per salvare la baracca da solo, arriva per andare a completare un reparto. Quindi nel momento in cui lui ti salta 2-3 partite, comunque hai Jimenez, hai Leao, che abbiamo visto che può giocare anche in punta, hai Pulisic, hai comunque Chukwueze, che secondo me è un ruolo così offensivo può quantomeno provare a farlo. Cioè le alternative le hai, per dargli anche, tra virgolette, il tempo di riprendersi. Allora, ci sono 2 domande. Intanto saluto tutti quelli che ci stanno raggiungendo già in chat. Siete in tanti. Dopo, fra un quarto d'ora, vi apriamo anche le telefonate. Vi vogliamo sentire. Saluto sia Fede che Silvano, che ci dicono 2 cose separate, cioè 2 cose quasi opposte. Nel senso che, e te le faccio commentare, Jack, rapidamente, tutte e 2. Fede ci dice: può seguire le orme di Lukaku il primo anno in Italia? Sì o no? Speriamo. Mi sembra tanto. Cioè Lukaku secondo me è anche arrivato con un allenatore proprio ideale per lui, in un sistema ideale per lui. Oppure farà la fine di Abraham. Opposti. Silvano ci ragazzi, dice, sarà come Abraham. Ma a me piace così. Sì, no, ho capito, Parliamone. E poi ti fa la domanda, ci dice, farà la fine di Abraham, e poi ci dice, ma perché le big europee non sono su di lui? Qui questo è un tema ricorrente, anche su Teo se ne è parlato tanto. Ma perché non ci sono le big su Teo? È vero, allora. Io te la sbologno a testa domanda, non lo so. Sì, infatti, perché allora, partiamo così. Io non mi aspetto che faccia come Lukaku il primo anno, non mi aspetto neanche che faccia come Ebram, premesso che poi in realtà andate a guardare i numeri, Ebram i suoi gol in cascina li ha messi. E di fatto quello serve al Milan. Non è che abbia preso l'attaccante per cominciare a giocare come il Barcellona di Guardiola, ok? Io confido in una stagione che sia un pochino una via di mezzo. Sì, che andrebbe bene. Sì, non credo che arrivi per ambire a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A, per intenderci. Discorso delle big, che è quello un po' più complesso, un po' più affascinante, vale per tanti, vale per quasi tutti. Se guardate, io adesso vorrei, magari dico una castroneria, ma non mi sembra che il mercato delle punte quest'anno peraltro si sia mosso per niente per adesso. Tantissimo. No, poco, molto poco. Nel senso che alla fine le 2 grosse punte, quelle più grosse, si sono mosse e sono andate ovviamente in Premier League. Šeško a Manchester, Gyökeres all'Arsenal. E di fatto basta, perché le grosse punte quelle sono state, perché anche in Italia, ok, arriva e Jonathan e Jonathan David, che è andato parametro 0 alla Juve. Sì, però sono 2 status diversi. Insomma, Joao Pedro al Chelsea sta facendo i buchi in questo momento. E Ekitike, sì, perché avete ragione, mi sono dimenticato di Ekitike, ma perché Ekitike per me, nonostante sia stato pagato come è stato pagato sia più di Gyökeres che più di Šeško, per me non è mai a quel livello lì. Però ha avuto un bel impatto con la Premier. Sì, però per me non è a quel livello lì, quindi io non lo conto, però avete ragione. Sai anche chi devi contare, Jack, invece? Perché potrebbe, è grande rimpianto, ci scrive Luigi, di Ekitike, ma potrebbe, si parla anche di questo, secondo me è molto difficile, vi dico la verità, mia modesta opinione, andare anche su Arder dello Sporting, che è un giocatore che personalmente non conosco, però è un giocatore di cui si parla un gran bene, ha dei costi più o meno come Victor Boniface, però a quel punto il Milan va in completo overbooking davanti. Io non penso che il Milan faccia un altro attaccante dopo Boniface. Allora, la vera differenza che ha Arder rispetto agli altri nomi, premesso che comunque Boniface è un 2000, tra l'altro dicembre 2000, però ormai sappiamo che i 2000, 25 anni, non siano comunque più... Sembra paradossale dirlo, non sono proprio di primo pelo. Arder è del 2005. Quindi in ottica liste, e poi delle liste parleremo dettagliatamente al talk, non occupa spazio. Perché premesso che il Milan ha un sacco di spazio nelle liste ancora, perché quando hai un direttore sportivo che sa come lavorare, no, perché siamo la squadra che ha meno giocatori in rosa in questo momento della Serie A. Ma anche perché se sai lavorare non arrivi ad avere quel tipo di problema che abbiamo avuto lo scorso anno. E Arder è un altro profilo interessante, secondo me, l'ho detto già lunedì mi sembra, o in uno degli obblighi di riscatto. Arder era il profilo ideale che andava preso
2 o 3 anni fa, cioè non Harder, perché 2 o 3 anni fa Harder era proprio piccolo, però un profilo alla Harder andava preso 2 o 3 anni fa da affiancare a Olivier Giroud. Nel senso che quando il Milan prende Olivier Giroud, chiaramente Giroud fa benissimo in Sì, ma maglia mettergli Milan. un attaccante che cresce a fianco a lui. Perché poi invece, sì, e invece fa la poi ci siamo differenza. ritrovati appesi una volta che è andato via Giroud, perché Certo. noi ci siamo affidati a un giocatore che aveva 36 anni quando è arrivato, Sì. e ci siamo affidati totalmente e completamente Tu a hai lui. preso Alvaro Morata. Cioè, Comunque l'errore un altro- sta anche lì. Sì, è vero, peraltro un altro che non è proprio un pischello. No, però dico, cioè, proprio concettuale. Tu Sì, strisci no, su ma, con proprio, ma Morata. poi completamente diverso, cioè non ha Cioè, proprio funzionato esatto. il matrimonio con Morata. A me Harder piace, certo Harder è un altro... sarebbe un'altra riserva, rischi di andare in overbooking perché hai, e non dimentichiamocelo perché capiamo che stagione farà, Francesco Camarda Lecce. Sì, che con Kristovic all'Atalanta diventa interessante lo spazio che E può con ritagliarsi. Kristovic all'Atalanta diventa estremamente interessante lo spazio che può ritagliarsi. A me il profilo di Harder piace, capisco che si voglia puntare a un po' di più, quindi Boniface. Per me prenderli entrambi lo reputo un po' improbabile, perché a quel punto, anche se uno vuol pensare, li prendo entrambi ed esce il Bebote. Che per me è una follia. Sì, a quel punto poi sei leggerino. Allora, dopo sei leggerino, chiudiamo su Boniface, Jack, perché qualcuno qua ce lo scriveva anche in chat, sì, li abbiamo visti. Qualcuno ha sofferto un po' l'arrivo di Boniface, se posso È vero. dire la mia. È vero. Che non è ancora finito, eh. L'eventuale arrivo Però di comunque, Boniface. però comunque l'accordo tra Milan e Leverkusen c'è. E di Diciamo fatto che- oggi dovrebbero venire gli agenti a Milano per fare un Esatto. minimo di cronaca, per trovare l'accordo sull'ipotetico futuro contratto che partirebbe dall'anno prossimo Certo. di Boniface al Milan, se il Milan dovesse esercitare il diritto di Riscattarlo. riscatto. Però su Boniface, insomma, è stato chiamato ripiego. E secondo me è un po' forte, ci sta, anche noi utilizziamo titoli forti, quello che volete. Però devo dire che l'impressione che ho avuto è che sia stato un po' sofferto, e mi fermo qui. Quindi se volete la mia opinione su quello che si sta leggendo in giro per i social, più che altro si è parlato anche di tifosi del Milan inferociti, cioè proteste dei tifosi del Milan. Io francamente non ne ho viste, poi magari me le sono No, perse nemmeno io, io. ma non ho visto sui social proteste dei tifosi del Milan. Certo, Jack, il tema infortuni, il tema injury prone è un tema, cioè che va affrontato. Sempre un tema. Il Milan nell'ultimo anno il Milan ha migliorato molto questa cosa, perché È l'unica nota positiva della stagione con Pioli era un'ecatombe. Il Milan l'anno scorso invece non ha avuto grandi infortuni, o perlomeno infortuni ricorrenti o condensati in alcuni momenti importanti della stagione, però insomma va tenuto in considerazione. Tu Sì. dici sono 38 partite, me ne gioca 20, me ne gioca altre 18 a Santiago, può andare bene. Per quello io ti dico, il Milan è una stagione particolare, ragazzi, vedrete solo il campionato. Il Milan non lo fa da tanti anni, per fortuna non lo faceva da tanti anni. È un campionato diverso, cioè è una stagione diversa, sono molte meno partite. Il Milan avrà una rosa più asciutta. Vuol dire allenarsi, che è una cosa che ormai nelle stagioni Non succede praticamente più. non succede. Infatti, questa stagione deve essere la base, veramente la base, per poi non far più gli errori che sono stati fatti nelle ultime 2 stagioni. Cioè, se poi si ritorna nello stesso errore, veramente allora chi deve andare via quella volta in questo futuro qua dovrebbe veramente prendersi le sue responsabilità. Detto ciò, io andrei rapidamente, cioè starei sul mercato, soprattutto nella prima parte, poi dopo andrei a vedere le formazioni, la formazione, perché fra 2 giorni si gioca, Jack. Ridendo e scherzando. Cioè, Boniface, Harder, eccetera, eccetera, e tutto, però signori miei, Possiamo mettere in campo ciò che si ha. Esatto. Grazie Federico che dice restate voi due a lancia, che come faccio? Cioè, Jack lo spreo, poi li faccio diventare già ha pochi capelli. Se si fa un mese di lunch poi diventa pelato, vabbè. Anche per so se tu hai visto la chat, ma l'inizio di questo lunch è stato tipo vorrei vedere con l'intelligenza artificiale i capelli di Menini su Giacomo Mirandola. Sì. Spoiler non si può. No, Spoiler non si può. Anche a me non dispiacerebbe, perché se c'è una cosa che non cambierei mai, che non darei mai a nessuno, sono esattamente quelli. Comunque, detto ciò, andiamo appunto chiudiamo sul mercato, Jack, perché apriamo il calderone difesa, posto che il Milan non sembra granché Sì, perché è un tema, In Esatto. chat è un tema caldissimo. Esatto, posto che il Milan non sembra granché interessato a fare degli acquisti in difesa, e questo secondo me è un grosso problema, perché il Milan in difesa ha assolutamente bisogno. Sì. Se si può dire che si è lavorato bene sul mercato a centrocampo e in parte anche in attacco, posto che l'attacco era già più o meno sistemato, in difesa male, ma secondo me veramente male. Quello è il grosso punto di domanda che ho per quanto riguarda la domanda che vi facciamo nel titolo, nella copertina. Il problema sta lì, perché il Milan in questo momento ha 4 centrali, il Milan giocherà
un ibrido tra 3 e 4, perché secondo me Allegri andrà avanti così. Sì. O Tomori o Atekame che siano fanno sia braccetti finti che terzini. finti terzini, finti braccetti, perché è proprio un ibrido, cioè Col braccini. esatto, i braccini li chiameremo, perché Saelemaekers fa quel ruolo lì che per Allegri ha già dimostrato essere fondamentale, non lo toglierà secondo me mai dal campo, di quinto barra terzo. Cioè cosa vuol dire? Quinto di difesa, cioè quinto in fase difensiva, terzo d'attacco in fase offensiva, cosa che ovviamente non farà Estupiñán, posto che Estupiñán sale molto, però c'è questa cosa qui. Il problema per me è la batteria di centrali. Ieri Silvano adesso mi dice difesa al 12° posto, ieri non ho detto 12°, ieri ho detto però 7°. I 4 centrali ad oggi secondo me sono da Europa League. Allora, io adesso poi non ne parlerò mai più, però il buon Henry che dice: ricordiamo che abbiamo venduto Kalulu, che era uno perfetto per fare il braccino a destra, quindi il mezzo braccetto, mezzo terzino. Lui era ideale per fare quella cosa lì. Però non piangiamo troppo sul latte versato, nel senso, nel senso che piangerò poi, cioè tra lance e talk ho quelle 2 orette per piangere, con le foto, la foto di Pierino. E allora ragazzi, la situazione dietro per me è strana, nel senso non è che rose, allora poi al talk daremo un po' i numeri, sì. Perché io, lo sapete, l'ho già detto 147 volte, De Winter non mi dispiace, non è superiore assolutamente a Ciao, no, però per me vale più della metà di mezzo Ciao, contando che è stato pagato più o meno metà di quello a cui è stato venduto effettivamente Malik Ciao. Il problema è che l'altra metà poi come la si gestisce, considerando che peraltro Boniface considerando che Boniface, anche se arrivasse a queste condizioni, di fatto non è un costo. Non è un costo. Quindi comunque quei soldi li hai, sono ancora lì. Serve un difensore, e per me serve anche, cioè non serve un quinto difensore, serve un difensore, serve un primo, secondo, perché ad oggi il difensore più forte che hai un po' più... Io però ti dico Gabbia. Sì, forse sì, non lo so. Può fare una buona stagione Pavlovic con Allegri, secondo me sì, però Sì, però allora io ti dico, quello che mi piace di come è costruita la difesa del Milan è che io vedo 4 difensori che non si possono di fatto pestare i piedi tra di loro, perché sono estremamente diversi, tutti e 4 per caratteristiche. Io ti dico, secondo me non serve neanche il Gleison Bremer, il buongiorno. Farebbe tanto differenza. Sì, però, ma io ti dico, dai. sai che cosa ti dico? Ti dico che serve il Simon Kier. Vabbè, ma certo. Serve sì. il Simon Kier, serve l'attaccante. Il centrale d'esperienza. L'attaccante, sì, è su ubriaco. Serve il centrale esperto, ma non finito. Certo. Ok, per quanto in realtà quando abbiamo preso Kier tutti eravamo convinti che fosse finito, sì. ma ti hai dimostrato che non lo è. Che porti esperienza, che porti leadership. Tra i nomi che sono usciti, come dice Marco Rizzo, io sono d'accordo, e Claudio, sono d'accordo che i due, il migliore, a mio modo di vedere, Kim. Secondo me no. Ma secondo non... Sì, ma tanto non si fa, ragazzi, Kim, perché Kim secondo me Kim prende 8 milioni, Kim, cioè sì, ragazzi, ma Kim ha fatto anche è come non Højlund. pensatelo. Io vado controcorrente su Kim. Per me Kim fa una stagione buona, sì, la fa in Serie A, la fa in un contesto particolare, come quello di Napoli, come quello di Spalletti, eccetera. È un rischio Kim, per i costi dell'operazione, per quello che ha fatto vedere poi al Bayern Monaco, per me è un rischio. È vero. E ti faccio altri nomi, perché poi si parla di questi nomi che sono tutti, secondo me, di secondo piano. Da Okoli, che sembra più lui a voler venire al Milan, milanista, che sta bene dove sta. Che altro, Kivior, Jim City e Kim. Per me nessuno di questi giocatori Milan deve prendere, te lo dico fuori dai denti. Milan deve andare su altri profili. Milan non, tu dici il Milan avrebbe bisogno non di un Gleison Bremer, per me sì. Cioè per me Milan ha bisogno invece di un centrale proprio forte, cioè di un centrale alla Buongiorno. Ormai è troppo tardi per prendere un centrale di quel calibro, però, nessuno te lo dà. Però tu parti una stagione con una squadra che sia avrà un baricentro molto basso, lo so, molto difensivo, però non considera che il Milan ha 4 centrali di ruolo: Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter, e Atekame, che vedrai farà tanto braccetto, farà tanto quello che Tomori ha fatto adesso col Trollbari. Quindi il Milan conta di averne più o meno 5, ma ti serve quello forte per me. Ma quello forte non dico, cioè, per me, cioè, capito, non so, Thiago Silva, ecco, cioè, serve Scalvini, serve che forte. Buongiorno. Scalvini è altra scommessa però importante, sì, fisica. Ho capito, però cioè, serve Buongiorno, serve, paradossalmente, Jack, ti dico, vuoi fare un tipo di progetto diverso? Serviva Leoni, te lo vai a prendere.
giocando a 3 in quel modo lì, oppure non vai a prendere Leoni perché i costi di operazione sono alti, posto che con 10 milioni in più di quello che hai ricavato da Ciao prendevi dei Winter e Leoni, ma al di là di quello, allora un altro difensore, ripeto, alla Buongiorno, un difensore di questo livello qua, secondo me. Altrimenti secondo me sarà complicato. Gabbia farà bene la centrale, sono d'accordo, Tommaso. Però il Milan ha bisogno di uno in più e secondo me di uno forte. Quindi se davanti posso starci con un Boniface, con un attaccante di buon livello, un po' scommesso, un po' da capire, perché comunque Milan le ha, Pulisic, Gimenez, insomma di giocatori Milan le ha, e davanti non giocheremo sempre a 3, ci sa le Makers che può fare, insomma, dietro no, per me dietro il Milan fa un grave errore se non prende un centrale di buon livello, perché quel centrale lì potrebbe allora farti fare una stagione di altro tipo. Questo è quello che penso. Vai rapidamente perché poi apriamo le telefonate. Yes, allora, a parte che ragazzi, non fatemi piangere di giovedì così, che mi viene la depressione, leggo Thiago Silva, mi viene da piangere, mi fa male proprio, proprio quella stretta, non neanche a cuore, proprio allo stomaco. Sarebbe tornato subito domani. E allora, se vogliamo proseguiamo con i rimpianti, perché in realtà ce l'avevi praticamente preso 2 anni fa, quello che oggi sarebbe stato nettamente il tuo miglior difensore. Ma hai lasciato che il Bologna te lo soffiasse, poi è andato all'Arsenal e Riccardone Calafiori era l'uomo. E sta giocando titolare con Arteta che stravede per Calafiori. Ma perché è un fenomeno. E ora, tra i nomi che sono usciti, si gasano il giusto. Ognuno potrebbe portare qualcosa, nel senso che Jim City ha un certo livello di esperienza, conosce il campionato. Kivior, secondo me, non è un pessimo difensore. Ocoli proprio no. Scalvini, che abbiamo citato noi, in realtà non è un vero e proprio nome emerso, è una scommessa. Il mio dubbio è, se tu vuoi contare anche Atekame nella batteria dei centrali, e ci può stare, secondo me il problema è che tu in questo momento hai un solo giocatore che può fare in tranquillità il centrale nei 3, che è Matteo Gabbia. Però io ti dico anche che ne hai uno solo che può fare il braccetto a sinistra, che è Pavlovic. Perché secondo me, invece, da quel punto di vista, se tu vuoi giocare a 3, sia Tomori che Atekame che De Winter sono un po' più portati a giocare sulla destra. De Winter per me può giocare anche in mezzo, in realtà. Sì, in emergenza forse meglio in mezzo. Può giocare anche in mezzo. Però De Winter secondo me è un filo più portato a giocare a destra. Io ti direi che quello che ti potrebbe servire un difensore di piede mancino. Un difensore di piede mancino, perché in questo momento ne abbiamo uno solo. Morgan, mi apri 13:32, diamo lo spazio. Io non ho ancora sentito voi da quando sono tornato dalle vacanze. Appunto ieri è stato un giorno, sì caro, grazie. Aprimi pure le telefonate 0249 42 8479, perché io non vi ho ancora sentiti. Quindi chiamatemi anche solo per salutarmi, raccontarmi come sono andate le vostre ferie, se le avete fatte, se le dovete fare, dove siete andati, cosa avete mangiato, quanto e cosa avete bevuto. Ma poi se volete possiamo parlare anche di Milan. Quindi te capita. Apriamo le telefonate e Jack andiamo sulla formazione. Perché fra 2 giorni vabbè, subito Morgan, però subito non mi fai neanche di la formazione. Vabbè, gliela facciamo raccontare al primo ascoltatore di oggi. Pronto? Eccomi qua, sono Mauro. Ciao Mauro, ragazzi, bentornati. Ciao Mauro, come stai? Grazie. Bene, grazie, bene. Allora, non per voler sempre fare il critico, ma sinceramente tutto questo entusiasmo per Boniface io non ce l'ho, perché se voi guardate esattamente gli ultimi 2 anni di questo giocatore, è stato più in infermeria che in campo. E secondo me il Milan, per come siamo e per il problema del centravanti che avevamo, doveva andare su una sicurezza, non certamente su un giocatore su cui dobbiamo mettere avanti un 6. Se poi andrà bene sarà un successo, però comunque la componente di rischio su Boniface, che tra l'altro mi risulta abbia anche un caratterino non semplice, prova ne sia che sembra che abbia anche creato problemi nello spogliatoio, ma comunque ce lo stanno scrivendo anche in chat qua, Mauro, che questo devo dire che francamente questo non lo dico perché non lo so. Però devo dire che io con Allegri in panchina è un aspetto che mi preoccupa meno che se avessimo altri. Diciamo che l'aspetto principale è l'integrità fisica, perché se il giocatore sta bene è un conto. Un altro piccolo problema di Boniface è che al 5 o al 6 di dicembre se ne va, e se la Nigeria va avanti nella Coppa d'Africa lo perdiamo per un mese a metà. Però Mauro c'è un però, perché a proposito di caratterino, infatti, Victor Boniface non è per niente in ottimi rapporti con il CT della Nigeria. Potrebbe
della Nigeria, Sì, e potrebbe sì. anche Vabbè. non andare in Coppa d'Africa. E comunque la Nigeria ha Osimhen, Lukman, ce l'ha tanto. Ragazzi, io mi cautelerei con un altro attaccante. Ok, Perché- e non un difensore o tutti e due? Tanto a noi che ci frega, mica sono soldi nostri. Stavo arrivando. Se a mio parere, adesso lasciamo stare l'attacco, ma il centrocampo è sicuramente decisamente migliore dello scorso anno, nonostante la perdita di Reinders, ma la difesa secondo me è decisamente preoccupante. E giocando a 3 dietro bisogna prendere un centrale, ma un centrale alla Kier, uno che ti sappia guidare la L'ha detto il nostro difesa. Giacomo Mirandola, Mauro. Beh, ma Jack è un grande. Vedi? Sì, solo perché vi siete titolari. Sì, gli ho scritto prima no. chiama e di Sì, chi dopo è. datevi Non l'Iban come dopo in te, Leo, privato. però, vedi. è grandissimo, ma non come te, che sei immenso. Sì, io vado, Fisicamente proprio, ma fisicamente. Grazie Mauro. Ciao ragazzi. Ciao. Ti vogliamo bene. Grazie, Ciao. Morgan. Grazie Morgan, anche tu. Io vado comunque adesso perché a sto punto, cioè prosegui tu, Sì, sì, facciamo 25 noi, minuti. Lanci io e Mauro tutto così privato. Allora, una cosa, passiamo adesso alla formazione. Formazioniamo? Sì. Tanto non è difficile. Sì, no, io però faccio le formazioni se tutta la gente che è in chat, e anche oggi siete in tanti, nonostante ci sia la mia presenza, quindi grazie, vi dovete abbonare. Ragazzi, ieri abbiamo passato una giornata con Enrico Boiani, con Giacomo Mirandola, con Lorenzo, eccetera, con tutta la redazione, a preparare un contenuto, 2 contenuti veramente, veramente importanti, ma anche per voi, ce l'avete chiesto tante volte, parlate con la curva, noi le abbiamo dato il microfono, abbiamo ascoltato anche appunto i comunicati di APA, eccetera, eccetera, cioè siamo fatti portavoce e proprio media per trasferire questi messaggi, per chiarire, per darvi mezzi, per dare i mezzi a voi per chiarire la situazione, che sicuramente è complicata, tra lettere che sono arrivate, tra uno stadio spettrale, un San Siro spettrale il 17 di agosto, insomma, per far ciò però ragazzi c'è bisogno di voi. Io vi leggo, siete in tanti, sono tanti non abbonati, sono 2,99 al mese per 3, 4, 5 video al giorno, tutti i giorni, e i social, e il sito, e YouTube e tutto. Grazie Roby, 39 Grande, mesi Roby. che ha risposto. Ci avete pure i badge, il badge da 3 anni, il diavoletto d'oro, cioè insomma ragazzi, priorità nella lettura di quello che scrivete, tante cose, fate parte anche solo della famiglia, cioè di Radio Rossonera, che è basata esclusivamente di fatto su di voi. Quindi mi raccomando, mettete anche like perché i video girano, mettete like sui video perché i video girano, e più gente ci conosce meglio è, più riusciamo a crescere insieme a voi. Formazione contro la Cremo, gli 11 che giocheranno. Vai, in 2 parole così poi andiamo al telefono. Vai. 3-5-2, tra virgolette, nel senso modulo fluido, dovrebbe essere la stessa identica formazione scesa in campo contro il Bari, con la logica differenza che non ci sarà Rafael Leao, questo è assodato, non sarà proprio disponibile, non sarà neanche in panchina, potrebbe rientrare con il Lecce, ma io vi dico già che, cioè, questo è un parere un po' più personale, ma perché rischiarlo con Lecce, che poi c'è anche la sosta nazionali, e non prendersela con più calma per non rischiare di fare danni. Magnani in porta, Tomori braccetto destro / terzino destro, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers quinto / terzo sulla destra, Loftus, Ricci, Fofana, perché Allegri abbiamo visto come col Bari dà preferenza a chi ha fatto tutto il raduno, a chi c'era fin dal raduno, a tutto il ritiro con il Milan, e Stupignan dall'altra parte, attacco a 2 Pulisic. Jimenez, ci aspettiamo che poi durante la gara subentrino quasi certamente Yashari e Modric. Io ti dico che secondo me 90% si va così. Ho un dubbietto per Yashari. Subito dentro? Io lo butterei subito dentro. Dopo ne parliamo. Andiamo al telefono, pronto? Ciao. Sì, ciao, sono Matteo. Ciao Matteo, Ciao, Matteo. ciao Matteo, bentornato, se mai sei andato via. Bentornati a voi, grazie mille per averci tenuto compagnia in un momento dove di voglia di parlare di Milan io personalmente non ne avevo. No, io volevo fare una considerazione con voi, premettendo chapeau a Tare, perché è uno che sa fare molto bene il suo lavoro. Direttore sportivo, sì. È un bravissimo direttore sportivo, ma volevo chiedervi, premettendo che secondo me la squadra del Milan negli 11 è da scudetto perché abbiamo una sola competizione, perché se ne avessimo 2 o 3 saremmo da quarto posto, però da unica competizione secondo me siamo da scudetto, idea mia personale. Ma volevo chiedervi, ma questa opera che sta facendo Tare, perché vendere giocatori come Okafor a 21 milioni è un'opera, ma non è l'ennesima arma a doppio taglio
per Moncada. Cioè, mi spiego. Allora, hai fatto un anno a fare porcherie, per non dire altro. Hai tutta la tifoseria contro. Gli ultra non vogliono andare allo stadio. Sì, dici, c'è terra bruciata. Hai fatto più danni della grandine, arriva questo a cui non hai neanche dato troppo preavviso, perché fino alla Coppa Italia tu pensavi di poter fare un'altra stagione così, e in 3 mesi ha fatto quello che tutti i tifosi e voi urlano da mesi, cioè prima il centrocampo, iniziare a sfoltire la rosa facendo cessioni di giocatori non di primo calibro a cifre importanti. Cioè, io a essere Redbird e Elliott, vabbè, abbiamo capito, Furlani è l'uomo di Elliott che è lì perché deve controllare Redbird, e fin qui sono accordi che purtroppo, per quanto gli darei una pedata in quel posto, non lo smuovi da lì. Ma Moncada, che è stato tu rinnovato, dici adesso passa in secondo piano, perché di fatto un po' quello che tirava le fila era lui insieme a Giorgio Furlani, chiaramente, ma Giorgio Furlani non ha perso questo potere, perché sì, insomma... ma certo, ma io lavoro per un'azienda che si occupa di termotecnica ed è una multinazionale senza fare nomi, e ti assicuro che se arriva uno a lavorare con me e in 2 mesi porta 10 volte i miei risultati, ma io un po' di sudori freddi li avrei, certo. Però a questo gli hanno rinnovato il contratto senza farlo sapere a nessuno, perché io ero rimasto che scadeva a giugno. Ma sai, la comunicazione del Milan, devo dire che negli ultimi anni bella trasparente, negli ultimi 2 sempre detto tutto chiaro, ha parlato con i tifosi, cioè, la sempre, mia non è una critica, la mia è proprio un chiedere a Elliott e Redbird, cioè ma chi abbiamo venduto l'anima per doverci tenere sto coso in società? Cioè, come no, è chiaro Matteo, Ti chiaro. Guarda, adesso rispondiamo. ne parliamo. Grazie mille Matteo. giornata. Ciao, grazie mille. Ciao. Al di là della considerazione Vai. sullo scudetto, che è un po' anche il tema di oggi, Ci sta. però l'argomentazione che ha usato Matteo sul ruolo di Geoffrey Moncada è quantomeno, secondo me, degna di discussione, Jack. Cioè, non è buttata lì. Effettivamente, adesso qual è il ruolo di Moncada? Si è parlato tanto di qual è il ruolo di Ibra. Di fatto oggi nessuno, perché Ibra è stato messo completamente di fatto alla porta per quanto riguarda le decisioni di mercato. E cosa succede adesso con Moncada? Grazie a Roby che fa 28 mesi. Grazie mille, sei tu un grande. Allora, adesso dirò una cosa, però seguite il mio discorso. Sì. Le persone, io sono dell'idea che ognuno abbia una serie di talenti, di qualità, di peculiarità. E resto convinto che, per esempio, Giorgio Furlani, sì, quello devo ancora capirlo. Giorgio Furlani a lavorare coi numeri è veramente bravo. E lavora coi calciatori che non è bravo, che non è capace. Beh, sai, però lavori nel calcio. Geoffrey Moncada, io resto convinto che sia un ottimo scout, capo scout. Non è buono a fare il direttore sportivo, perché non è un direttore sportivo. Ora, se con l'inserimento di Tare Moncada torna a fare il capo scout, allora io lo tengo. Non ho nessun problema, è un validissimo capo scout. Magari adesso scopriamo, cioè tra i vari giocatori che sono arrivati, alcuni io non li conosco particolarmente bene, su tutti a Tekame, con tutto il bene che gli posso volere. Certo. Non so neanche come si chiama il campionato svizzero. Magari poi scopriamo che a Tekame è un nome che ha tirato fuori Moncada e magari a Tekame esplode, capito? Non ne ho la più Lo pallida idea. scout è un ruolo molto diverso dal direttore sportivo. È proprio opposto. Ma infatti adesso, come diceva anche giustamente il nostro ascoltatore, io non volevo un direttore sportivo forte, io volevo un direttore sportivo. Per fortuna l'abbiamo trovato anche forte. Cioè, a me bastava un direttore sportivo. L'abbiamo trovato bravo, e io lo giudico non tanto per gli acquisti quanto per le cessioni. Ma tutte e due, ma io lo giudico bene soprattutto per le cessioni, perché ragazzi, voi non ma so le cessioni le fa Furlani, non so se ieri hai letto una notizia. Allora, il Milan aveva ancora in rosa fino a una settimana fa Marco Lazetic. Era ancora nella rosa del Milan e lui è riuscito a liberarsene dandolo via gratis col 50%. 50% sulla futura rivendita. Quindi vuol dire che se per caso riesci a fare una stagione buona e lo vendi a 4 milioni, te ne porti a casa 2. Jack, ti fermo, ma ringrazio Rigers che fa 25 mesi con noi, quindi 2 anni, perché abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao. Ciao, sono Angelo. Ciao, come state? Angelo. Tutti bene? Ciao Angelo. Ciao, Angelo. Dai. Allora, Vai. allora però devo essere un po' critico con Tare perché non è riuscito a fare il miracolo ancora. Chukwueze. Orighi. No, Origi. E ieri sembrava vicino. Ma pare che l'abbiano smentita. No,
allora io non so se sia vero, ma hanno detto che Origi, quando è venuto a incontrarsi col Milan, cos'è stato a giugno? Sì. Che voleva il 75% dell'ingaggio come buona uscita. Vabbè, a sto punto lui per la prova, cioè, le prova tutte, 3 anni che ha smesso di giocare a E calcio. il Milan era disposto ad arrivare al 50, lui vuole il 75, ormai sono passati 2 mesi, siamo vicini ormai al 50. Vabbè, siamo comunque, lì. a parte questo, siamo lì ormai. Voglio dire. No, era una battuta. Allora, su Boniface io ho solo una cosa da dire, non ho capito quello che sta succedendo su quel giornale che viene pubblicato a Milano. Prima se mi hai sentito un paio di cosine me le ho dette, però Sì, ma Angelo, io non dai. ho mai visto un titolo del genere, il Milan ripiega, prende il ripiego. Neanche cioè, secondo me è una cosa eccezionale. Sarà Boniface eventualmente questi smentirmi. sono, no, ma scusa, questi, allora io capisco, tu puoi dire giocatore che ha dei problemi, che può aver avuto dei problemi, per quanto se andiamo a vedere Pulisic, quando è arrivato al Milan, quante partite giocava nel Chelsea? Sì, però è 2 anni che sta bene Pulisic, dai, andiamo oltre, che sennò fa un Sì, po' di scaramanzia. ti appunto, prego. è 2 anni che sta bene, però quando arriva, secondo te Chelsea te lo dava 20 milioni? Se era, No, si era certo, convinto che certo. stava... Ah, ecco. Allora, quindi aspetta, io non capisco questa roba, poi che ci siano i tifosi in rivolta. Vabbè, Ecco, tanto ormai questo sono io in non l'ho rivolta- visto. Poi qualcuno, non lo se so, che è però sui social ormai magari sono più di me me lo può rivolta dire. per tutti? Ormai sono rivolta per tutto? Ormai va bene tu, cioè non so. Allora, sono d'accordo con voi, hanno incassato 200 milioni, che poi sono un po' meno, perché dovremmo togliere i cosiddetti prestiti, perché fino a che non prendi i soldi, quei soldi non li hai, però comunque sono sempre tanti. Se poi adesso dovessero anche vendere Musa, come dicono, ecco lì mi piacerebbe capire che se va via Musa non è che poi vogliono veramente prendere Rabiot, Un po' Rabiot sul mercato, fuori rosa, al Marsiglia. Sì, d'accordo, ma non è quello dove lo mettiamo Rabiot, cioè abbiamo l'occhio cheek, mettiamo che Rabiot, cioè non lo so. Beh, sai, esce Musa per Rabiot. È vero, però è anche l'anno prossimo dove speri di tornare in Champions League, anzi speri, devi. Sì, certo, infatti, però ma è anche come il discorso di quello lì Enders, va benissimo, questo se viene via dallo Sporting è perché vuol giocare di più, perché aveva davanti Gyökeres e obiettivamente sai davanti Gyökeres Non giochi. non giochi. Viene al Milan Vai, perché Angelo, in teoria potrebbe giocare di più? Non lo so. No, non Mi penso. sembra strano. Non penso che giocare di più sicuramente Comunque no. dai, Vai. adesso vediamo. Per me purtroppo vedremo ancora 3-5-2. Che ci devo fare io? Cito quest'anno è così, Angelo. Ti ringraziamo, grazie per averci chiamato. Ok. Ti abbracciamo. Ciao Angelo. Ma su questa cosa posso lanciartelo io un temino? Certo. Visto che ha parlato di Rabiot e si è un po' scatenata la gente in chat. Sì. Fuori Musa, dentro Rabiot. Sì. Lo fai? Col sangue. Sì, ma sapete che su Musa l'ho sempre detto, giocatore che ho anche difeso tanto. Eravamo noi, siamo stati gli ultimi io e te a scendere dal carro di Yunus. Continuo a non averlo mollato perché Io un pochino. per esempio ad Allegri, cioè se un allenatore come Max Allegri diciamo apprezza un giocatore come Musa, lo può ritenere valido, io mi fido. Lo stesso Antonio Conte, cioè adesso non è un giocatore che poi Musa al Milan ha finito diciamo la sua storia con il Milan, non c'è mai stato feeling con i tifosi, ci sta, cioè ci sono delle cose che vanno così. Musa è giovane, per me ha dei buoni margini di miglioramento. Io mi ricordo primo anno e mezzo di Franchessy, era da mani nei capelli, cioè Franchessy non stoppava una palla manco se gliela passavi rasoterra Ma tanti hanno fatto fatica, Tonali stesso, primo anno di Tonali è stato prima hanno difficile. fatto fatica. Non penso che Musa sia un giocatore che diventerà a livello né di Franchessy né ovviamente di Sandro Tonali. Ma sì. In questo momento, se trovi qualcuno che te lo vende, che te lo compra a 25, tu devi vendere 100%. Fuori Musa, dentro Rabiot fai un upgrade. Ragazzi, Adrien Rabiot, che è un giocatore che io non amo, per tutto quello che ci sta intorno, per la famiglia, per i contratti, per il carattere, perché non ha un carattere facile, però insomma Rabiot sotto Allegri, adesso come dicono quelli bravi, Rabiot under Allegri, la Juve miglior centrocampista, cioè io ricordo quel gol che fece a noi con quel cost to cost da centrocampo e tiro da fuori sotto il 7. Un giocatore che la Serie A la conosce, un giocatore fisico, in Serie A i giocatori fisici vanno sempre bene, un giocatore anche in parte tecnico.
e tante cose. Dove lo metti? Sì, al posto di Loftus-Cheek, che a me continua a non convincere. Sì, per però poi in niente. realtà vedi la partita col Bari e scopri che gioca molto più da mezzala di inserimento Fofana rispetto a quanto non giochi Loftus. E sicuramente se ci fosse stato, come ha scritto anche qualcuno, Rabiot al posto di Fofana, nel senso che i compiti che ha fatto Fofana li avesse fatti Rabiot Magari 1 su 10 tiri li la fa. porta la prendeva. La almeno. porta la vede. Certo. Andiamo al telefono? Andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, Riccardo da Pavia. Ciao, Riccardo, come sei stai? qua vicino a noi. Sì, siamo vicini, anche abbastanza al fresco questa settimana. Dai, devo dire. meno male. Ci sta andando bene per ora. Sì. Mi collego già che vi ascoltavo a quello che stavate dicendo su Rabiot. Lasciatemi dire che dopo l'anno scorso, onestamente, ad avere il problema di chi mettere Sì. ci sto volentieri. Esatto. Quindi fossero questi i problemi, perciò prendo tutta la vita, poi dopo si vede, vuole dire chi gioca e chi non gioca. Detto ciò, per quanto riguarda invece questa presunta rivolta dei tifosi Sì. a seguito di Tu Bonifacio, l'hai vista? ma assolutamente no, anzi io No, vedo il contrario, io vedo molti tifosi commercialisti, perché ormai purtroppo siamo indotti a ragionare così anche noi, mi ci metto dentro anch'io, che esultano per le plusvalenze. Sì. Detto questo, che il Milan sia gestito con del valore che entra per dei giocatori che non sono di livello va benissimo, sono il primo contento. Se non fosse che poi questi soldi vengono spesi non tutti è male di solito, ma vabbè. Sì. Il problema non è quello. Il ragionamento che faccio io, al di là di come stia cambiando il tifo negli ultimi anni, che è una questione secondo me molto ampia, su cui bisognerebbe riflettere, la problematica che io ci vedo è che le operazioni di Tare in uscita stanno in qualche modo legittimando la visione del calcio, tra virgolette calcio, di questa società. Sì. In questo senso, se io sono Giorgio Furlani, perché ormai abbiamo capito come ragiona, io ad aver preso Tare, a questo punto mi viene anche facile capire il perché, ad aver preso Tare e a fargli vendere tutti quei giocatori che ho sbagliato a comprare, facendo anche plusvalenze, ci ottengo un vantaggio, una legittimazione, perché io posso andare a dire, legittimandomi al proprietario, scusate, siamo arrivati a 80, sì è vero, però avete visto che bravo che sono, che li abbiamo venduto tutti, li abbiamo rivenduti tutti, ci abbiamo anche guadagnato. Quindi io non vorrei che con questo mercato, che comunque va bene, non benissimo, in uscita va bene, in entrata no, ma per quanto riguarda in uscita va bene assolutamente, dico non benissimo perché Reinders insomma Certo. andava tenuto, ma vabbè, lasciamo stare questo. Con questo mercato, dicevo, io temo che questo management abbia guadagnato legittimazione ancora di più agli occhi diciamo della guarda, proprietà. su questo ti rispondo brevemente. Dipende, cioè se hai capacità di discernere tra le cose, cioè i 2 anni precedenti Loro non no. vengono cancellati. No, certo, però sai, noi proviamo sempre, io ritengo i tifosi milanisti e in parte tutti quelli che ci ascoltano, le persone intelligenti, con una certa capacità critica, perché è qualcosa su cui noi puntiamo molto. Bisogna dividere le due cose, cioè Tare ha venduto sì. bene i giocatori sbagliati presi da Furlani, Moncada, Ibra e chi volete. Questo è abbastanza chiaro, quindi siamo contenti di questo. Da qui a legittimare le altre cose, ieri se ci hai sentito il peso che ho dato al fatto che adesso è Furlani che fa le cessioni e Tare compra. Dai Certo. ragazzi, non prendiamoci no, ma in infatti giro, sto dicendo per favore. legittimazione Esatto. ovviamente verso la proprietà, nell'ottica di rimanere lì dove stanno, No. non verso di noi. Per noi non cambia nulla, anzi No, ci esatto, mancherebbe cioè, altro. No, io dico che io certo. non vorrei che, ripeto, si sia un po' parato, ecco, non dico cosa. No, è chiaro quello che hai detto. Gli ha fatto rimediare i suoi errori e adesso va dalla proprietà col bilancio in verde, nonostante non ci sia la Champions, Certo. dice, visto che bravo che sono, e magari ci cascano pure, perché a quelli interessa il verde e non interessa che siamo arrivati ottavi l'anno scorso e quest'anno magari terzi o quarti. Comunque un abbraccio ragazzi. Grazie mille per averci chiamato. Ciao, grazie mille. Sì, su questo appunto telegrafico, alla fine dei conti, ragazzi, quello che conta non è tanto poi chi compra, chi vende, chi si para, diciamo, le chiappe, eccetera. Importante che Milan, caspita, torni almeno in Champions League a lottare tutti gli anni per lo scudetto. Poi queste cose qua noi le raccontiamo da anni, poi le raccontate Boban e quindi state legittimate giustamente da tutti. La situazione non cambia, cioè questa proprietà non rappresenta il Milan. Assolutamente no. Mi riallaccio un pochino a quello che ho letto in chat durante queste varie telefonate. Beh, a parte che ragazzi, quando dite il nome di Kanté, a me viene che Kanté è uno dei giocatori che più ho amato io in Europa nell'ultimo decennio. Sì, ma invece non scaldava. No, adoravo, cioè, un fenomeno come pochi. Dai, 2 anni. Allora, anni, Ederson è chiaramente un giocatore
Ah, parlano di Ederson, bello. Fantastico. Il problema è che l'Atalanta, che invece sa lavorare e lo sa fare da anni, non ti dà, secondo me, a mio modo di vedere, a nessuna cifra ti dà Ederson il 21 di agosto. 25 più Musa. Per me è impossibile che ti certo dia, che è che ti dia Ederson, non tanto Ma perché certo. non te lo dà in senso assoluto. L'Atalanta è una squadra che non ha incedibili, però è troppo tardi. No, ma il Milan non fa un investimento a 50 No, milioni. ma soprattutto è troppo tardi, dovevi andarci prima. Altro discorso, perché sentivo che molti dicevano, se esce Musa, più che dentro Rabiot, fuori Musa dentro un difensore. Sì, allora, nel senso che secondo me bisogna Tutte fare, e se due. esce Musa bisogna fare entrambi. Tutte e due, perché certo. ragazzi, teniamoci sempre, io sono convinto che Modric farà la differenza, ok? Però se esce Musa, che invece Allegri vorrebbe tenere, non tanto secondo me, perché ne ha visto un fenomeno, No, perché ma è un giovane quanto, tattico. ma quanto perché può fare sia il centrocampista che l'esterno? Sì, tutto male, ma tutto. No, Beh, vabbè, per adesso no, sì, è sì, ho vero. capito cosa intendi. Secondo me il discorso un attimino da affrontare è: se esce Musa, tu ti ritrovi a giocare con 3 centrocampisti e ad averne in rosa 5, di cui uno che ha palesato determinati tipi di fragilità fisiche, che è Loftus-Cheek, e uno che comunque ha 40 anni, che è Luka Modric. Secondo me sei corto, uno ti serve lì. Sono d'accordo, se esce Musa ti serve. Poi questo esclude il difensore? Assolutamente no. Assolutamente. Anzi, per me di base, tanto Musa oggi, parliamoci chiaro, oggi per me Musa è il sesto centrocampista della Milan. Quindi nel momento in cui tu riesci a vendere Musa a 25, magari forzi e lo porti via, lo mandi via a 30. Per me non devi spendere 30 milioni per un centrocampista, puoi spendere 20. parecchio meno, secondo me. E Sì. investire la differenza In assieme difesa. ai 20 milioni di ciao extra, assieme a bla, nel difensore. È stato 200 milioni, e con Musa tu incassi 230 milioni dalle cessioni. Sì, cioè, sì, ma infatti, ma vi ripeto, poi seguite il talk oggi, sarà interessante perché faremo un attimino tutti i calcoli. E Quindi vi c'è faremo talk vedere. da commercialisti praticamente. Mi tocca venire a farvi Non a dirla- rompervi le non dire- scatole. non dire la parola con la Non ti C, piace, che è brutto, agosto. sì, che lo dici, è vero. è un brutto giorno, No, ma rispetto per tutti, cioè un abbraccio a tutti i commercialisti che ci seguono. è un po' meno all'agenzia delle entrate. Comunque oggi è il compleanno di Samuele Ricci. Gli facciamo gli auguri. Grazie. Grande Samu, io so che non piace a molti, io ho tanta fiducia in Samuele Ricci questa. Ma allora, secondo me è un buon colpo. Secondo me è un buon giocatore, un giocatore comunque un nazionale. È un giocatore che se l'avesse preso l'Inter sarebbe il mediano più forte del mondo. Dietro a Rodri è il giocatore che pulisce più palloni in fase nel momento di pressione, di maggior pressione. Secondo me è un giocatore che troverà tanto spazio quest'anno. Deve trovare un po' di coraggio. Deve essere meno scolastico. Io questa Sì. è l'unica cosa No, che per me gli deve iniziare a passarli in avanti. Sì, Perché secondo me ha i mezzi quindi meno comunque per scolastico. farlo. Perché ha i mezzi per farlo. Però come quello dici tu. secondo me è una di quelle cose che si sviluppa. Cioè comunque parliamo sempre di un ragazzo che ha giocato, ed è una tifoseria molto rumorosa e molto complessa quella del Toro, ma ha giocato a Torino. Certo, le pressioni sono diverse. San Siro Un'altra roba. è San Siro. Un'altra cosa, assolutamente un'altra cosa. Però gli facciamo gli auguri e lo Gli facciamo gli abbracciamo. auguri, Gli facciamo esatto. anche tanto un grande in bocca al lupo Ma poi sai, per la stagione. Adesso poi, nel senso, senza dover fare Poi è per- italiano, a casa. Un giocatore italiano, bravo, sto per dire questa cosa qua. C'è un giocatore comunque, insomma, conosce il valore del Milan. Insomma, se sei nato in questo paese, il valore del Milan lo devi conoscere. Solamente gli interisti pensano che siamo una squadra di Serie B. Quindi è importante anche per portare quel tipo di mentalità qui. E poi, vabbè, gli ultimi 2 minuti ce li prendiamo, Jack, per intanto per raccontare che ieri è venuto Rino Gattuso a casa sua. Sì. Doveva stare la mattina Con un per bel pezzo di nazionale in realtà ho visto. doveva stare un paio d'ore per allenamento, è stato 6 ore perché a casa sua. Chiaro. È arrivato Purtroppo un po'- si è portato anche Purtroppo si è portato Leonardo Bonucci e Leonardo Bonucci. Questa è una tassa che Sì, dobbiamo ed è stata ai noi casa sua per un po'. Se non ho visto male c'è stato anche Buffon. È andato, Buffon che che ha avuto un Maignan. bel incontro con Sì, con con Maignan. Maignan. C'è chiaramente Buffon al di fuori poi della persona, No, di, beh, tutti- calciatore. di tutto quello che è successo eccetera. Ma Buffon lo sappiamo tutti. Per qualsiasi portiere Buffon è un idolo, un modello per quello che ha fatto, al di fuori poi di Montari e tutto ciò che ne è conseguito. Ma secondo me per Maignan è stata comunque un'emozione incontrare uno dei portieri più forti della storia, diciamolo francamente. Allora, rispondo a una domanda e ci fa Milan 61. Oggi, non importa tanto chi, però si sta facendo tante griglie. Oggi ci hanno messi dal 6° posto in giù. Noi abbiamo fatto questa puntata di fatto un po' per questo, perché effettivamente io ho letto sia gente che ci mette ottavi, sia gente che ci mette primi. Sì, è vero. Poi per me la verità sta nel mezzo, nel senso che siamo una squadra della Champions League in questo momento, da piazzamento Champions. Però è quantomeno curioso questo Sì. fatto, perché da settimi a
primi passa un mondo, un mare, Jack. Chiudiamo con questo. Però secondo me, come dicevamo anche all'inizio, è una stagione ricchissima di incognite. Per tutti. Il Milan è Lo una è. mega incognita, però per me è un'incognita esattamente come lo è l'Atalanta, esattamente come lo è l'Inter, esattamente come lo è la Juve. Per me quella che Ma parte l'Inter tu un lo gradino vedi sopra perché è un po' meno incognita è il Napoli. Ma tu l'Inter la vedi così incognita? Guarda che sappiamo l'importanza che ha un allenatore in una squadra di calcio. Tu arrivi da una stagione in cui potevi fare tutto e non hai fatto niente. Ti dici lo schiaffo emotivo E ai giocatori è soprattutto forte. hai un allenatore. Cioè, è una scommessa nel senso che Chivu può essere che scopriamo che è il nuovo Pep Guardiola e diventa uno degli allenatori più forti nel panorama calcistico mondiale. Oppure, Sì, oppure. farà come ha fatto Gasperini all'Inter, cioè una tragedia. Cioè, ragazzi, Chivu ha 7 partite in Serie A. E adesso si trova ad allenare l'Inter dopo l'ultima stagione, con i problemi nello Con gli spogliatoio strascichi. che ci sono stati e con tutte le pressioni. Perché è vero, cioè il Milan è una pressione fortissima. Ragazzi, anche l'Inter è una discreta pressione. Per me lì la vera grande incognita è Chivu. Premesso che io ho avuto, ve l'avevo detto mi pare, quando fu ufficializzata, io ho avuto la possibilità di vedere una partita dell'Inter primavera allenata da Chivu, un derby primavera, lì dal vivo, quasi da bordo campo, perché di fatto era piccolino, e a me personalmente aveva colpito molto in positivo. Ciò non di meno, il campionato primavera, Serie A è la Serie A. Certo, è un'altra cosa. Jack, sono le 14, quindi Sono le 14. noi ci rivediamo fra un paio d'ore. Grazie Morgan che ci ha accompagnati in questa puntata e ci ha messo in onda. Grazie a Giacomo Mirandola che rivediamo alle 16, staccanovista. Grazie a te, grazie a Morgan, grazie a tutti voi che ci avete seguito, che avete messo like, che vi siete abbonati e che avete telefonato. Esatto, mi raccomando, continuate a farlo perché è veramente importante. Leggo ancora troppi nomi senza il badge e il badge di Diavoletto è fichissimo, quindi fatelo anche solo per questo. Un saluto anche da parte mia, ciao! Ciao! Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.